Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Born to Race. Oggi tratteremo una delle domande che mi è stata posta più frequentemente, ovvero in cosa consiste effettivamente il passaggio dall'utilizzo dei rental kart, quindi kart a noleggio, e possedere un kart proprio. Prima di rispondere a questa domanda vi volevo ricordare di seguirmi anche sul mio profilo Instagram, dove pubblico degli aggiornamenti riguardanti gli episodi futuri di questa serie. Quindi è arrivato il momento di rispondere appunto a questa domanda. Prima di incominciare a elencare i vari aspetti che utilizzerò per rispondere alla domanda di inizio video, volevo fare una piccola premessa. Una persona che decide di entrare a far parte del mondo del karting e quindi prendere decisioni molto importanti, sia dal punto di vista economico, ma anche logistico e personale, non deve farle con superficialità e con improvvisazione. Più si tende all'improvvisazione, più si avrà una perdita costante nel tempo. Per farmi capire meglio, faccio un esempio. Conosco molti piloti che, come me, hanno deciso di fare l'upgrade, quindi di comprarsi un proprio kart, però questa non è stata per loro una decisione molto difficile, ovvero hanno comprato un kart senza avere un minimo di organizzazione, e questo li ha portati ad una sconfitta, sia una sconfitta personale ma anche una sconfitta dal punto di vista economico, in quanto il kart che hanno preso si è rivelato scadente, nel senso che la componentistica era molto scarsa, molto vecchia, e quindi dopo 2 o 3 uscite il kart si è rotto, hanno speso molti soldi per la riparazione e quindi sono arrivati a un punto tale da dover abbandonare la propria passione. Attraverso questo video vorrei evitare che le persone che si trovano appunto spaesate si ritrovino nella stessa situazione che vi ho raccontato pochi minuti fa. Ciò che voglio ribadire è quello di porre fondamenta alle vostre decisioni. Riuscirete in futuro a realizzare ciò che avete in mente e a realizzare anche voi stessi. Finita questa premessa, incominciamo appunto nell'affrontare il tema di questo episodio. Una persona che decide di passare dall'utilizzo di un rental kart che si utilizza solamente una ventina di minuti in un arco di giornata, passa a possedere un mezzo che possibilmente ti occupa tutto l'arco della giornata. Infatti il primo punto che tratteremo oggi è quello di come cambia la gestione del mezzo e quindi l'organizzazione del mio tempo all'interno di una giornata per il kart a noleggio e per un kart proprio. Per quanto riguarda il kart a noleggio, dopo aver prenotato il proprio turno in pista, ti aspetta solo di indossare il casco e salire sul kart. Invece, per quanto riguarda la suddivisione della giornata con il kart proprio, è totalmente differente. Innanzitutto bisogna sottolineare che con il kart a noleggio tu hai a disposizione solo una ventina di minuti di sessione. Invece con il kart proprio hai a disposizione molto più tempo. Quando ti presenti nel kartodromo con il kart proprio non paghi il noleggio sia della pista che del kart, ma paghi solo il noleggio della pista. Facendo un esempio, pagando 20 euro mezza giornata, più delle volte dalle 9 a mezzogiorno, andrai a guidare per circa una trentina di minuti facendo 3-4 turni. Quindi l'utilizzo del kart proprio all'interno di un kartodromo risulterà maggiore rispetto all'utilizzo di un kart a noleggio. Ma strettamente collegato all'aspetto della pista abbiamo la preparazione a questa giornata. Se con il kart a noleggio questa preparazione è quasi nulla, ovvero risulta essere soltanto lo spostamento al kartodromo, con il kart proprio si aggiungono ulteriori livelli. Parlando personalmente, questa preparazione non può avvenire in un arco di tempo molto vicino all'uscita in pista, quindi io il giorno prima preparo tutte le varie attrezzature che mi possono essere sempre utili. Un altro fattore legato alla gestione del kart riguarda appunto il possedimento di questo mezzo. Con il kart a noleggio non si ha un proprio possedimento del mezzo, infatti è gestito direttamente dal kartodromo. Invece per quanto riguarda con il kart proprio, la gestione spetta direttamente a te. Quindi un altro punto fondamentale da rispettare per non incombere ad abbandonare appunto la propria passione è quello di essere responsabili. Informandomi sul web, chiedendo in giro, mi hanno consigliato di innanzitutto coprire il kart e tenerlo lontano dall'umidità. L'umidità può portare sia problematiche al telaio o a diverse componenti del mezzo come gli assali o anche i mozzi, ma anche ai vari componenti del motore, un esempio il carburatore o il serbatoio. In conclusione di questo punto vi consiglio di posizionare il vostro kart in un luogo non troppo umido o di coprirlo con dei teli appositi che non permettono appunto l'entrata dell'umidità.
L'ultimo aspetto legato alla giornata in pista è il trasporto. Quando si va a comprare un kart bisogna tenere presente che è un mezzo molto ingombrante e che quindi nella maggioranza delle macchine è impossibile inserirlo, e quindi bisogna considerare l'acquisto di un carrello dove appunto lo spazio è più che sufficiente, o se si è già in possesso di un furgone o di un caravan, di prendere bene le misure del kart, soprattutto di larghezza, per poter trasportare senza dover acquistare un ulteriore accessorio, come già detto prima il carrello. Messo da parte l'aspetto della giornata in pista, trattiamo dell'aspetto dei costi. Se per il kart a noleggio i costi riguardavano solamente il noleggio della pista e del kart, per il kart proprio i costi toccano molteplici argomenti. Facendo un rapido elenco, i maggiori costi riguardano soprattutto i costi di manutenzione, ma anche i costi che riguardano la sicurezza personale, ovvero l'acquisto di una tuta adeguata e omologata per girare in pista, di guanti e di caschi. L'ultimo aspetto che tratteremo oggi riguarda le proprie conoscenze prima di intraprendere determinate decisioni. Quindi per quanto riguarda il karting, una persona deve essere consapevole che le conoscenze che si hanno e che si intraprendono con il kart a noleggio sono solo una minima parte di quelle che successivamente si presenteranno con l'utilizzo del kart personale. Quindi posso affermare che più si fa esperienza, più si comprende, e se non si fa esperienza è quasi scontato che o si ha una comprensione solo parziale o si rischia che quello che si impara molte volte non è propriamente giusto. Anche oggi si conclude qua questo video. Vi ricordo di seguirmi ancora su Instagram, dove pubblico aggiornamenti sulla serie. Io vi ringrazio ancora una volta per la visione e alla prossima.